Vigilia di Juventus-Inter, ci siamo, si è appena conclusa la conferenza stampa di Christian Chivu. Devo dire che sono arrivati degli indizi questa volta abbastanza chiari, secondo me, su quello che possiamo aspettarci per quanto riguarda la formazione titolare, ma anche un paio di altri spunti molto interessanti dalle dichiarazioni dell'allenatore che ad un certo punto ha ricordato vagamente anche Luciano Spalletti. Gli è stata fatta per l'ennesima volta la domanda sulle emozioni, ecco, ma che emozioni, se vi ricordate la citazione di Luciano Spalletti. Ecco, Chivu un po' l'ha ricordato, un Chivu che ha parlato anche di Hakan Çalhanoğlu, tema che ci aspettavamo, ecco, che venisse trattato. Ha spiegato che c'è anche un discorso probabilmente di condizione fisica dietro al momento, ecco, non brillantissimo di Hakan Çalhanoğlu, che al mondiale si era rifatto male e questo ha sicuramente condizionato la preparazione atletica in un'estate che, testuali parole, non è stata non abbastanza tranquilla, più o meno questo ha detto Chivu. Un'estate che però si è conclusa, a quanto pare, o almeno questo è quello che dice l'allenatore, con la scelta di Çalhanoğlu di restare all'Inter. Lui dice è stato lui a decidere di restare all'Inter. Un Chivu che poi ha anche difeso Jan Bissek senza mettere sotto al tappeto gli errori, perché dire che non ha sbagliato, non è colpa sua, come stanno facendo in tanti, non fa bene nemmeno a lui, cioè metterlo di fronte alle responsabilità è giusto, senza però scadere nell'eccesso opposto, cioè dell'andare a massacrarlo come stanno facendo da alcuni giorni e come vi sto sottolineando da settimane qua su Passione Inter. Quindi giusto sottolineare gli errori, ma poi bisogna dargli continuità. Questo è il tema e questo è il focus principale, perché se sbaglia e poi lo fai sparire dal campo, allora non crescerà mai. E quindi Bissek sarà importante nelle rotazioni di Chivu, ma a partire dalla partita successiva, non da Juventus-Inter, perché gli indizi sulla formazione di Juventus-Inter, come dicevo, sono abbastanza chiari e ne parliamo in questo nuovo episodio di oggi. Ben ritrovati amiche e amici interisti, in questo contenuto vi invito a lasciare un mi piace, se non l'avete ancora fatto clic sul tasto iscriviti così non vi perdete neanche uno dei nostri approfondimenti. Vi ricordo che il club di Passione Inter è ancora aperto, potete iscrivervi, potete entrare a far parte della nostra grande community con interisti da tutto il mondo che sarà protagonista poi anche come sempre nel post partita di Juve Inter, la chiamata vocale dedicata solamente ai nostri soci e alle nostre socie, dove vengono fuori sempre un sacco di spunti molto interessanti. Quindi se volete supportare il nostro progetto e stare a contatto con la nostra community, vi aspettiamo nel club di Passione Inter. Bissek è stato infortunato 3 mesi, dice Christian Chivu, era importante farlo giocare anche perché delle rotazioni le faremo ed era importante farlo arrivare pronto. Questo è il passaggio finale del discorso su Bissek che ha fatto l'allenatore, un discorso che da come ecco, è stato introdotto, da come ha parlato Chivu, porta a pensare ad una panchina iniziale di Bissek in questa gara e dunque, salvo clamorosi colpi di scena nelle ultime sedute di allenamento prima della partita, questa che vado a condividervi nella nostra nuova grafica sarà verosimilmente la formazione ecco, titolare dell'Inter, con Sommer tra i pali, Akanji al debutto dal primo minuto subito contro la Juventus insieme ad Acerbi e Bastoni, centrocampo con Dumfries e Di Marco sulle fasce, Barella, Çalhanoğlu, Mkhitaryan in mezzo, Thuram e Lautaro Martinez invece a guidare l'attacco. Formazione che lo so già, anticipo molti dei vostri commenti, so già quelle che saranno le discussioni soprattutto sul centrocampo, dove però francamente sono scelte queste che mi sorprendono molto poco, perché c'è stato anche un altro passaggio in conferenza stampa che è molto interessante e che forse è anche il più importante di tutta questa conferenza stampa, perché Chivu dice io devo avere l'intelligenza giusta di capire cosa sa fare questa squadra senza perdere le certezze di questo gruppo. Non sono qua per stravolgere, è impossibile farlo. È un Chivu che quindi ribadisce che non può stravolgere e non vuole stravolgere. Poi qui so già che si comincia a discutere, sono parole di facciata perché non gli è stato fatto il mercato giusto, eccetera, eccetera. Fatto sta che dice questo e fatto sta che abbiamo trovato un Chivu che si è detto contento del fatto che tanti siano andati in nazionale perché soprattutto a inizio campionato è un bene, per staccare un attimo, per ritrovare i compagni, per lavorare mentalmente anche in maniera differenza. È contento della rosa e questo è ovvio che dicesse questo, i 25 che abbiamo sono i 25 più forti in circolazione, sono i migliori calciatori in circolazione, è ovvio, soprattutto però sottolinea il fatto che è contento dei giovani aggiunti perché portano entusiasmo, voglia di lavorare e caratteristiche, qualità differenti,
ma non si deve rivoluzionare, cioè bisogna aggiungere qualcosa ma senza andare a rivoluzionare. Questo è un concetto che Christian Chivu ha espresso e che, come vi portavo anche nella diretta delle 19:30 di ieri sera con i dati alla mano, si sta già vedendo, lo stiamo vedendo. È un Inter che arriva, vabbè, le partite di campionato sono soltanto 2, quindi è anche un metro di paragone, anche diciamo un campione statistico ancora poco credibile, e soprattutto contro Torino e Udinese sono state 2 partite strane in modi diversi. Ma comunque, allargando l'analisi dei dati, delle caratteristiche del gioco dell'Inter di Chievo anche al mondiale per club e soprattutto alle amichevoli che sono state fatte, stiamo già vedendo un Inter che nei numeri, e questo lo certifica, come vi dicevo ieri sera in diretta, è più aggressiva, sta commettendo anche più falli, ha alzato il numero di dribbling tentati e riusciti pur non avendo aggiunto dei veri e propri specialisti, ma questo era anche un discorso di richieste. Ecco, Chievo sta chiedendo di più anche l'iniziativa. Thuram è quello che sta dribblando più di tutti, ma anche altri calciatori a partire da Barella hanno aumentato la quota di dribbling tentati e riusciti, e soprattutto è un Inter che ricorre di più ai lanci lunghi per cercare la verticalità, e la verticalità immediata soprattutto ed improvvisa. Quindi è ancora un campione poco significativo per poter trarre delle somme. Facciamo una fotografia del momento, c'è comunque qualche trend che si sta intravedendo, adesso vedremo se poi tutto si confermerà. La Juventus, dall'altro lato, non ha ancora parlato Tudor nel momento in cui sto registrando questo contenuto, quindi magari Tudor potrà smentire o confermare o cambiare alcune cose che andremo a dire. Ci sono dei dubbi da sciogliere per questa Juve che non avrà Zegrova, che ha annunciato che non ci sarà il nuovo arrivato, quasi sicuramente sarà fuori anche con Seisao, è squalificato Cambiaso, un'assenza importante, quindi vi condivido la schermata delle probabili formazioni per una Juve che dovrebbe scendere in campo con 3-4-2-1, diciamo un po' atipico, comunque con Di Gregorio, Gatti, Bremer, Kelly in difesa, Kalulu sulle fasce e McKennie sulle corsie. Kalulu a destra, McKennie a sinistra, preferito probabilmente a João Mario, che avrebbe risentito troppo della fisicità di Dumfries. Locatelli, Thuram in mezzo, con Koop Meiners accanto ad Yildiz e Jonathan David a guidare l'attacco da prima punta. Koop Meiners potrebbe essere anche una posizione molto ibrida, e poi dipenderà molto, ecco, anche da quello che dirà Tudor in conferenza stampa. Ci saranno tanti duelli molto importanti in questa gara, in questa sfida, duelli a partire da Dumfries, appunto, come dicevo, non gioca João Mario, ci sarà McKennie che è più duttile e anche più corsa, diciamo così, anche più abituato tatticamente alla Serie A, quindi questo potrebbe essere un duello molto significativo per l'Inter e decisivo per l'Inter in attacco, quello tra Dumfries e McKennie. Çalhanoğlu Koop-Meiners sarà per me, o almeno secondo me, il duello da tenere d'occhio in modo particolare, perché io lo guarderò con grande attenzione. Voglio vedere come verrà usato Koop Meiners, come dicevo, potrebbe partire alto ma poi andare a fare anche la mezzala, cosa che, se vi ricordate, al mondiale l'aveva fatto in alcuni momenti Zalewski, facendo la mezzala, poi si andava ad aggiungere alle punte. Ecco, Koop Meiners potrebbe farlo, e quindi sono curioso di riflesso di capire Çalhanoğlu lo andrà ad aggredire quando Koop Meiners si abbassa e quindi lascerà tanto campo alle spalle, dove magari potrebbe inserirsi Yildiz, eccetera, oppure Çalhanoğlu lo aspetterà mantenendo più equilibrio. Questo sarà un tema molto interessante. Poi, dal punto di vista difensivo, chiaramente quello tra Acerbi e Jonathan David è un altro duello molto importante, dopo che Acerbi contro Davis dell'Udinese non ha fatto bene, e David è molto mobile, è un giocatore che per caratteristiche può infastidire Acerbi. Dall'altro lato, la Juventus difensivamente si aggrappa molto a Bremer, chiaramente, un Bremer che alza il rendimento anche di Gatti e Kelly ai suoi fianchi. L'Inter dovrà riuscire ad isolare Lautaro Martinez contro Gatti, secondo me, per avere la possibilità di creare occasioni da gol. I pronostici al momento danno favorita la Juventus, la componente storica è sicuramente molto importante. A Torino è sempre stato molto difficile per l'Inter, 2 vittorie, ecco, nella storia recente solamente per l'Inter, con Stramaccioni ai tempi, e più recente nel 2022 con il rigore proprio di Hakan Çalhanoğlu, uno degli elementi più discussi in questo momento e più attesi anche per certi versi dell'Inter. E ieri sera, in diretta alle 19:30 sul nostro canale, devo dire che purtroppo si respirava molto pessimismo tra i tifosi che ci stavano seguendo. Non so se vale sempre quel discorso del fatto che
tendenzialmente commenta chi è arrabbiato, chi è deluso, chi ha, diciamo, qualcosa di negativo da sfogare. Ecco, non so se magari ha inciso questo, però ho letto veramente tanto pessimismo, tanti tifosi che firmerebbero per un pareggio. E allora, scherzando un po' con la community in diretta, ho cercato di riaccendere un po' l'entusiasmo del nostro tifosi, dei nostri tifosi, del nostro gruppo, della nostra community, e alla fine siamo arrivati a stilare, vai, adesso ve la leggo, non ci stavamo ridendo in diretta, abbiamo stilato una lista di motivi per cui l'Inter batterà la Juventus. Questi sono i nostri motivi per cui l'Inter può battere e batterà la Juventus a Torino. Primo motivo, perché finalmente c'è il VAR e quindi sappiamo che il VAR non ha tolto tanti dubbi, anzi spesso ne ha aggiunti, però ha eliminato anche degli errori macroscopici del passato e sappiamo bene quanto la questione arbitrale, soprattutto a Torino e soprattutto con la Juventus, sia sentita. E quindi uno dei primi motivi sottoposti è il VAR, che può eliminare tante cose strane a livello arbitrale. Secondo motivo per cui l'Inter vince a Torino è perché è calcio e le partite durano 90 minuti più recupero. Questa è la più banale delle frasi fatte, il pallone è rotondo, può succedere di tutto. Poi c'è chi ha detto siamo ancora più forti, e abbiamo fatto un gioco nell'1 contro 1 tra giocatori dell'Inter e della Juventus, abbiamo visto che in pratica sono stati preferiti 8 undicesimi dell'Inter e solo 3 giocatori della Juventus, con Di Gregorio tra i pali, Bremer al centro e Thuram al posto di Mkhitaryan, mi sembra che sia stato inserito nella formazione di ieri secondo la nostra community. Poi qualcuno ha proposto una botta di culo e una botta di fortuna può arrivare, magari si vince. Tanti hanno puntato sulla voglia di riscatto, l'Inter vuole ripartire dopo la scorsa stagione chiusa in malo modo, dopo la sconfitta contro Udinese, quindi questa voglia di riscatto ci porterà a vincere. Qualcuno ha indicato Christian Chivu, che ha già battuto Tudor con il Parma, anche se chiaramente era tutto un altro contesto, tutta un'altra partita, e quindi può rifarlo. Qualcuno si affida alle assenze perché mancano Conceição e Zegrova, quindi hanno meno alternative davanti e l'Inter quindi è più forte. C'è chi dice perché siamo più belli, qualcuno dice perché alla fine il bene vince sempre sul male. Qualcuno propone il rigore di Cianoglu, quindi Cianoglu come elemento chiave che torna a sbloccarsi, torna a segnare e ci fa vincere. La legge di Stramaccioni è un'altra ipotesi che è stata presentata. Ecco, non so quanto sia positivo per Chivo potersi aggrappare alla legge di Stramaccioni, con tutto il rispetto per Stramaccioni, però ecco, poi la prosecuzione dell'avventura di Strama non è stata così esaltante. La legge dei grandi numeri, chiaramente, dopo tanti anni si tornerà a vincere, ci si augura. La Tula, ovvero la condizione della Tula, è una Tula più forte, più in forma rispetto a quella della scorsa stagione in cui Lautaro e Thuram si sono alternati come livelli di forma, e anzi nella seconda sfida il ritorno mi sembra che Thuram fosse anche non al meglio per i problemi alla caviglia. Un altro motivo, tutti danno la Juventus favorita e quindi potrebbero sottovalutarci. Ecco, non so quanto la Juventus ci possa sottovalutare, considerando che anche loro sono in un momento in cui vogliono capire se le prime 2 partite sono state episodiche come vittorie o se oppure stanno costruendo qualcosa di molto forte. E poi c'è chi ha proposto anche il fatto che siamo più forti sui calci piazzati, detto che hanno recuperato comunque un Bremer che è molto importante, c'è anche Gatti e non soltanto. Ditemi un po' se siete d'accordo con questi motivi, se vi hanno riacceso un po' l'entusiasmo, se avete trovato anche voi altri motivi per cui l'Inter batterà questa Juventus, vostre sensazioni, ditemi di tutto e di più, sono curioso di sentirvi. Io vi lascio ricordandovi poi che ci ritroveremo in diretta alle 19:30, quindi mi raccomando, clic sul tasto iscriviti, vi aspetto nel club per analizzare tutto l'avvicinamento a Juventus-Inter, per cominciare ad entrare sempre più in clima. Trovate in descrizione, per chi ci ascolta in podcast, il link ad un altro approfondimento che per chi ci segue su YouTube vi basterà cliccare qua.